Ciao a tutti, oggi vorrei rispondere a una domanda che mi è stata fatta da più di qualche persona e la domanda è la seguente: posso imparare a fare tatuaggi, divenire un tatuatore, avere questo sogno, nonostante il fatto che non sono capace di disegnare? La domanda è semplice. E infatti molti si scoraggiano da questa cosa, di portare avanti questo sogno, per il fatto che non sono dei grandi disegnatori, non sono nati con, eh, con il dono del tatuaggio, del disegnare, non sono nati con il dono di disegnare, non hanno questa indole, questa vocazione. Quello che ho sempre pensato è che per fare un lavoro di questo genere sia indispensabile avere la dote del disegno, una certa manualità e una certa vocazione al disegno. Ma mi sono accorto che molti colleghi che ho, che anche non avevano delle grandi doti di disegnatori, hanno comunque trovato un buon inquadramento, un buono stile, uno stile in cui veramente riescono a dare il meglio di sé e sono molto apprezzati. Quindi questo mi ha fatto riconsiderare tante cose, mi ha fatto riconsiderare la possibilità che per una persona che non ha particolare talento spiccato di natura, diciamo dalla nascita, gli sia data la possibilità di divenire anche lui, insomma, un ottimo tatuatore, un tatuatore con dei meriti, con delle qualità spiccate nelle quali eccelle. Va considerata una cosa, che praticamente il disegnare è qualcosa, diciamo, come diciamo, un estro creativo, ma nel tatuaggio, specialmente indietro, diciamo negli anni passati, la dote maggiore non era tanto quella del disegno, ma quanto quella di essere un buon esecutore, avere la mano ferma, avere una qualità di copista, copiare quindi, perché praticamente si facevano gli stencil. Era sempre una minima parte che lavorava, diciamo, creando l'opera. La maggior parte, se prendiamo specialmente il traditional, era una riproduzione di disegni che magari alcuni disegnatori, piuttosto che alcuni tatuatori, facevano, i classici flash. Quindi per fare buoni traditional non è necessario essere un buon disegnatore. Anche nel realistico, se prendiamo per esempio molti lavori, la maggior parte dei lavori realistici, non viene fatto il disegno della figura, del viso, spesso sono rappresentati viso, animali, ma si lavora da foto. Ecco, il fatto di saper disegnare, quindi avere una conoscenza di tutta una serie di cose, come dove mettere le ombre, le sfumature, insomma certe tecniche, certe conoscenze, è un qualcosa che si può acquisire. Imparare a modulare la sfumatura, imparare a modulare, è un qualcosa di acquisire, è qualcosa di tecnico. Ecco, questo volevo dire, è un qualcosa di tecnico, quindi la tecnica si apprende, non è un qualcosa che va visto un talento. Logicamente il virtuoso è avvantaggiato, nessuno lo nega, ma quello che voglio dire è che in linea di massima tutte le persone potenzialmente possono diventare dei tatuatori, vista la grande varietà di stili, alcuni dei quali non è assolutamente necessario disegnare, cioè saper disegnare, saper creare. Ecco, dopo è logico che copiare un disegno, e quindi la manualità della mano ferma che traccia la linea e dopo sa dove mettere le sfumature, quindi osservando copia, questa si acquisisce. Ecco, non è un qualcosa che
necessariamente uno debba eccellere. Diciamo che l'arte, ci sono diversi tipi di arte. Una è espressione di qualcosa che hai all'interno, buttare fuori qualcosa che hai all'interno, che sia bella o anche meno bella. Se prendiamo l'arte astratta, è libera, è un qualcosa di spontaneo, è qualcosa che avviene in modo naturale. Quindi pensiamo per esempio a un quadro appunto astratto, può farlo anche una persona che non sa fare un ritratto. Ecco, se pensiamo a dover fare dei ritratti a mano libera, allora lì dovremmo avere un dono o quantomeno aver fatto una scuola dell'arte che mi ha comunque insegnato determinate tecniche. Quello che ho visto comunque è quella cosa qua, la conferma, ecco, più che altro una conferma, che uno può avere un'idea in linea di massima, ma poi quando vede che persone magari appunto non talentuose, che non avevano spiccate doti di disegno, qualità artistiche, hanno avuto comunque dei grandi soddisfazioni dal tatuaggio, perché hanno trovato il loro modo di esprimerlo. Certo che qualche caratteristica è necessaria, ma tanto per dirvi, il fatto di avere la mano ferma, specialmente all'inizio, non è detto. È una cosa anche quella che si acquisisce col tempo. E ci sono esercizi per poterlo sviluppare, anche semplicemente su carta. Si addestra la mano ad essere... Voi pensate per esempio a un cavallo da corsa. Viene addestrato per essere un cavallo da corsa. La stessa cosa è la persona, cioè più si allena, un pianista deve fare tutto il suo percorso, un iter, fino al quale, grazie al quale arriverà a sviluppare caratteristiche e doti che gli permettono di fare cose strabilianti, ma non è nato imparato, avrà avuto una predisposizione, ma poi tramite lo studio, tramite l'allenamento, tramite la dedizione e l'interesse, quella cosa che è la maggior parte che dà la maggiore soddisfazione, i maggiori risultati, è comunque la passione, perché se c'è passione per un qualcosa, qualche risultato in qualche modo arriva. Questo è il fatto. Ora, se questo tipo di professione, questo tipo di lavoro viene visto solo come qualcosa di mero denaro, si avranno risultati mediocri. Ma se c'è una vera passione, allora, anche se non ci sono delle grandi caratteristiche di dote innata, sicuramente si potranno acquisire grazie al lavoro e allo studio quelle qualità che potranno dare soddisfazioni. Un'altra cosa che ho notato è che spesso e volentieri queste persone che non hanno necessariamente un'inclinazione verso l'arte hanno magari la costanza maggiore, una grande determinazione. E logicamente tanti si perdono per strada, è logico, perché non tutti quelli che intraprendono un cammino poi arrivano. Ma ho notato che tra il dono naturale e la costanza, la determinazione, vince la determinazione. Quindi una persona che avrà costanza tutti i giorni di mettersi lì, studiare il suo lavoro, lo fa con passione, lo fa con cosa, sicuramente nel tempo avrà dei risultati. Magari l'altro è talentuoso, si applica meno e alla fine quello che ha meno talento potrebbe anche superare quello che ha il talento. Ho notato questa cosa. È la costanza, la metodologia. In questo lavoro che c'è molto artigianato, è proprio la questione di capire, di essere tecnici, specie in certi stili. È una questione di tecnica più che di arte. Perché poi la maggior parte dei lavori in moltissimi stili non vengono neanche creati dall'artista, ma sono semplicemente rielaborazioni di reference che ormai
c'è veramente di tutto. Spesso e volentieri è il cliente che viene con un'idea, con un qualcosa, quindi non parti da zero, non devi creare praticamente quasi nulla ormai per come è arrivato. C'è stato un tempo in cui c'era da creare, ma oggi è veramente difficile creare qualcosa di nuovo, è sempre un qualcosa che vai a interpretare, a cercare di modificare, di migliorare, ma anche quello ha un limite, non puoi migliorare all'infinito, è un'illusione. A un certo punto devi tornare indietro. Anch'io nelle mie ricerche, quando ho trovato delle forme veramente belle, poi per la smania di dover comunque cambiare sono tornato indietro. Si è perso quell'attimo quel filo di bellezza in più, capito? Devi torni indietro, perché è logico, cioè se tu devi per forza far sempre diverso, va da sé che non puoi migliorare all'infinito. Questa cosa dell'infinito è una menata nostra occidentale, perché l'orientale non ha questa visione cosa, cioè generalmente le cose si riportano sempre quelle, per poterle poi fare sempre meglio, ma è qualcosa di infinitesimale, ma la forma è sempre quella. Quando hai trovato il bello è quello, cioè non è che devi continuamente cambiare, perché poi lo storpi. Provateci. Bene, comunque vi avevo voluto dare questa mia riflessione, appunto questo mio consiglio di quantomeno valutare, perché è così. Questo almeno è la mia, io non ho verità assolute, è la mia constatazione basata sull'esperienza, ciò che ho potuto constatare parlando, vedendo su di me e sugli altri, ma è logico che non è verità assoluta, quindi a voi le considerazioni. Per il resto vi do un caro saluto e al prossimo video, ragazzi. Ciao.